In questo video non parleremo di MotoGP o di Superbike, di Bagnaia, di Marquez, di Razgatlioglu o Bautista, ma di un campionato minore da cui però parte il professionismo motociclistico dei prototipi. La Moto3, che è una grande scuola di formazione che però costa troppo e forma sempre meno. Sta arrivando per la Moto3, attenzione, un grandissimo cambiamento. Quello che avete visto nel titolo e che vi racconterò. Una cosa che assomiglia alla Moto 2, ma per la Moto 3 diventa molto più importante. Siete curiosi? Bene, andiamo. Dai. Ciao da Mr. Helmet. Il motociclismo moderno attraversa una grande fase di cambiamento. Nelle derivate di serie come la Superbike, che influenza poi tutti i campionati nazionali e i trofei, le moto stanno cambiando per tornare ad assomigliare a quelle che vengono vendute, in realtà sempre meno, ma comunque per assomigliare a quelle che vengono vendute cambiano le categorie e cambiano le cilindrate. Avete visto la Next Generation con motori un po' più grandi ma bicilindrici, poi adesso c'era la sport bike, le superbike hanno ridotto la benzina, insomma, giusto così. Nei prototipi ci sono obiettivi simili e allo stesso tempo diversi. C'è un esperimento elettrico con la Moto E che dovrebbe essere la mobilità del futuro, adesso poi non si sa, ma comunque bisogna provarci. Qualche passo indietro nella tecnologia è previsto in MotoGP, dove verrà entro il 2027 ridotta l'aerodinamica, tutta una serie di situazioni, e poi c'è l'operazione più difficile da fare per tutte le categorie. Questa è un'operazione in comune, ok? Che è la riduzione dei costi. Una di queste, la Moto 3, che è nata per risparmiare rispetto alla 125, così come la Moto 2 è nata per risparmiare rispetto alla 250, insomma alla fine è finito per costare troppo, ok? Quindi cosa si fa quando una cosa costa troppo? Si riducono i costi, ok? Però diciamo che si dà una bella livellata, ma alla base, in modo che rendendo uguali alcune cose ci saranno meno tentativi e tentazioni di espandersi e di partecipare ad una escalation dei costi. Spieghiamo. Come hanno fatto con la Moto 2 a ottenere questo obiettivo? Bene, hanno fatto un motore unico, prima Honda e poi Triumph, un motore derivato dalla serie, quindi non un motore prettamente sportivo, e poi hanno fatto il telaio libero, anche se poi è diventato praticamente un monomarca Kalex, e solo ultimamente stiamo vedendo qualche alternativa con le Boscoscuro che stanno andando sempre bene e sempre meglio, e Forward che cresce ma che è appena entrato. Ok? Quindi moto con motore unico e telaio libero, motore unico e componentistica non strettamente sportiva avanzatissima, quindi una cosa gestibile che si cerca di gestire attraverso i costi. Come faranno in Moto 3? Come in Moto 2, ok? Motore unico, telaio libero. Il motore unico in realtà all'inizio sarebbe dovuto essere Honda, ok? Ma poi Honda sembra che i giapponesi abbiano rinunciato. Ancora nessuno di questi marchi che nominerò è fuori dalla corsa, ma si sta delineando, secondo le informazioni di cui sono in possesso io, una direzione, una preferenza. Poi sarebbe potuto essere KTM, però sappiamo tutti che gli austriaci che erano candidati a fare i fornitori unici stanno avendo dei problemi. Tenete conto che questa della fornitura unica è un'attività che non prevede dei costi, fa arrivare i soldi, però richiede anche una certa stabilità, una certa coerenza, una certa disponibilità. Bene, KTM rimane un candidato attuale con il motore 690, ok? Non è detto al 100%, però così come anche Ducati rimane un candidato. Però le mie informazioni dicono che nonostante non siano state prese le ultimissime decisioni, il fornitore nuovo del motore unico dovrebbe essere Triumph, così come succede in
Moto2, che è un'azienda solida, che non crea problemi, che ha motori tutto sommato affidabili, forse un po' delicati in alcuni casi, però comunque tutto sommato affidabili, non troppo strapazzati e non troppo, diciamo così, troppo sportivi e corsaioli da prevedere dei costi eccessivi. Il motore di Triumph, si parla di, diciamo, le informazioni sono un po' meno certe sotto questo aspetto, e dicono che il motore utilizzato potrebbe essere il 3 cilindri 6,60 della Trident, o addirittura il 450 da motocross, per una moto che potrebbe avere 75-85 cavalli. Ok, allora in questo caso, nel caso del motore da cross, potremmo avere una moto abbastanza simile alla Moto 3 attuale, ma con motore unico e derivato insomma dalle moto strettamente di serie. Nel caso invece si scegliesse il 6,60 3 cilindri della Trident, che è una bella motociclettina carina, simpatica, entry level, di buona qualità e che offre un discreto divertimento, in quel caso la Moto 3 sarebbe un po' più grande, anche magari un po' più potente, perché il 6,60 ha circa 85, 80, sì, 85 cavalli, 81, 82, ma insomma con lo scarico si può arrivare tranquillamente ad 85, però in quel caso ci sarebbero più cavalli della Moto 3 attuale, ma anche più peso, quindi si manterrebbe più o meno lo stesso rapporto. Ok? Inutile che vi faccio vedere dei grafici, inutile che vi faccio vedere dei disegni tecnici, perché i motori sono quelli della serie e avranno una iniezione leggera di potenza. Ok? Vedremo quale sarà la base e in che direzioni si cercherà di contenere i costi. Il telaio sarà libero, così da poter ancora dire di avere un campionato prototipi, anche se poi naturalmente i player saranno sempre quelli, si ridurranno ad essere uno o due e quindi cambierà poco, però almeno in teoria il telaio è libero. Vi do un'altra notizia che vale per tutte le classi junior del motomondiale, ovvero Moto 2 e Moto 3. Mentre la MotoGP cercherà di autocontenersi riducendo i costi pur mantenendo tutte le differenze di origine che ci sono fra le factory, quindi ci saranno scelte diverse, con componentistica diversa, ma allo stesso tempo cercando, fra virgolette, di mantenere i costi, diciamo così, nelle classi junior si viaggerà verso una uniformazione dello scenario, quindi motore, freni, frizioni, componentistica, eccetera, in Moto 2 e Moto 3 sarà il più possibile unica. Quindi la direzione è quella di avere fornitore unico per ciascun aspetto. Unica libertà, il telaio. È una cosa che assomiglia moltissimo alla Formula 2 e alla Formula 3, in cui è tutto chiuso, tranne nello specifico, no, le sospensioni. Anche la Moto 3, che attualmente è, diversamente dalla Moto 2, una vera, diciamo a tutti gli effetti, moto da corsa, o meglio più da corsa della Moto 2, diventerà una copia piccola della Moto 2. Quindi una Moto 2 più piccola. Si perde un po', ma non ci sono grosse alternative. Che ne pensate di tutto questo? È la direzione che avreste voluto? Io non tanto, però non si può continuare a spendere per la Moto 3 cifre uguali, se non superiori a quelle della Moto 2, e quindi in qualche direzione bisogna pure andare. Ok? Che ne pensate voi? Ciao da Mr. Helmet.